Questi pomodori sono stati acquistati al supermercato locale ieri e ho scoperto ieri sera che avevano questi tagli lunghi, qua vediamo, che sono vecchi secondo quelle che hanno preso già la muffa bianca, come vedete, sono vecchi di circa, tagli sono vecchi di circa 3-4 giorni magari, anche magari di più, anche una settimana. Non ho questa esperienza nella misurazione di grado di ammuffamento e di tagli, però è comunque non è danno fatto ieri. Questi tagli lunghi eh, sono tipo di aggressione ultrasonora molto diffusa al giorno d'oggi e si vede bene sulle palpebre degli occhi chiusi questi diciamo linee sottili non dritti ma curvati. È un metodo penso molto crudele per fare danni alle persone anche, per esempio anche al sistema polmonare, proprio perché sono di tipo, come vedete, di tipo laser, no? Molto sottili, possono essere magari molto potenti perché comunque arrivano da cavi e piezoelettrici che portano fino a 3000 volt di carica, perciò una volta possibile raggiungere questa carica questi raggi diventano molto pericolosi perché proprio perché sono finissimi quando entrano nel corpo non si vedono bene, no? Queste penetrazioni, perciò è difficile vederli ad occhio nudo, però normalmente dopo 10 minuti dopo penetrazione a questo tipo di radiazione violenta viene la tosse dai polmoni o da altre vie respiratorie, la tosse molto disturbata, no? Tipo catarro, catarrica, dura finché siete esposti. Se avete la protezione immediata contro questi raggi non dura più, cioè si ferma e basta, la tosse non c'è più. Se invece la radiazione continua e non avete questa protezione, dura la tosse quanto dura la radiazione, può anche uccidere. Se si manifestano le lesioni interne ai polmoni, possono uccidere, perché dai polmoni può uscire all'interno il sangue che fa soffocare la persona. Ecco, questa è una brutale andata della vita odierna, perché la popolazione non sa queste cose, non sa denunciarli e allora i criminali continuano a aggravare la situazione cercando di guadagnare magari sulle spese mediche, perché possono essere quelle sorveglianze che servono anche ASL, farmacie, ospedali, e allora riescono a inserirsi e guadagnare la loro percentuale sulla medicina acquisita o sulla morte e così via. È una cosa molto criminale e deve essere denunciata e eliminata completamente perché dura ormai da secoli, no? Perché il piezoelettricità ha circa 600 anni e tutti questi spagnole, epidemie di spagnola, di polmonite, tubercolosi, tutto questo si basa comunque senza dubbio, alcun dubbio, su piezoelettricità violenta diretta contro la popolazione. Come vediamo qui come può manifestarsi in questi tagli finissimi,
che pomodori sono ottimi. Comunque, se volete controllare dentro la vostra casa eventualmente se ci sono presenti questi tipi di aggressioni o da cavi installate presso di voi, per esempio con le antenne televisive che voi non sapevate, che il vostro installatore ha installato cavi piezoelettrici a posto di cavi normali televisivi innocui, installano questi piezoelettrici e dopo aggrediscono anche il vicinato e tengono di bada tutto il condominio. Comunque sono cose molto crudeli, molto nascosti, è una guerra civile vera e propria nascosta. Si combatte proprio imparando, non c'è altra via. Imparare, sapere il fenomeno e sapere dichiararlo. Altre cose non c'è, non esiste.